Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere una nuova strategia su BTC, ma dopo andremo a vedere nel particolare time frame, indicatori e tutto il resto. Ovviamente l'avete scelto voi nei sondaggi che ho messo qui stesso su YouTube, dove sono andato a chiedere appunto se vi interessavano più strategie sul forex, sulle cripto eccetera. Quindi avete votato cripto e oggi portiamo questa strategia su Bitcoin. Prima però mi raccomando, un bel mi piace, l'iscrizione al canale per chi è nuovo, ma cosa più importante ci tengo a ricordarvi due cose. La prima, ovvero che appunto queste sono strategie basate su indicatori, quindi su statistiche eccetera. Per fare vero e proprio trading ovviamente c'è bisogno di innanzitutto una base, una conoscenza e tutto il resto. Altra cosa, in descrizione vi lascio il link per poter testare queste strategie, talvolta con un conto demo, quindi vi lascio sia il link dell'exchange che utilizzo più spesso e sia quello del broker che utilizzo più spesso. Se lo fate aiutate soltanto il canale e soprattutto di tanto in tanto potete ricevere alcuni bonus. Detto questo, passiamo al video. Ed eccoci qua, ci troviamo su TradingView, andiamo subito a vedere come impostare il grafico, quali indicatori ci servono e come modificarli. Dopodiché andremo a vedere appunto come valutare la nostra entrata long, short, come impostare take profit e stop loss. Mi raccomando, seguite bene tutto il video perché gli indicatori bisogna impostarli nel modo corretto, altrimenti ci troveremo il grafico in modo tutto sballato con gli indicatori che ci vanno a considerare altri parametri, quindi fate attenzione. Partiamo subito dalla coppia che in questo caso è BTC-USDT, quindi questa è la coppia a cui ci andiamo a riferire, anche perché nel sondaggio che ho messo sul canale in molti hanno chiesto una strategia basata su criptovalute, quindi ne ho scelta una apposta per questo. Metterò dei sondaggi durante la settimana, quindi votate in modo da capire più o meno quali strategie posso andare a ricercare. Adesso torniamo un attimo a noi. Il time frame 5 minuti, sì, è una strategia di scalping molto veloce, quindi andiamo su i 5 minuti e vediamo quali indicatori ci servono. Il primo indicatore che andremo a cercare è linear, adesso lo vado ad inserire, regression, dovremmo trovare quello con scritto candle, vediamo un attimo, eccolo qua, adesso lo andiamo ad inserire al grafico, dopo vediamo come modificare anche i suoi parametri interni. Andiamo a cercare subito il secondo indicatore che si chiama UT-Bot, dovrebbe essere questo, andiamo a vedere alert, ecco qua, UT-Bot alert. Andiamo ad inserire anche questo indicatore dove ci va a dire buy e sell appunto e vediamo come impostare i parametri. Partiamo subito dal primo, questo qua linear regression, andiamo sulla rotellina delle impostazioni e i valori devono essere nel signal, qui mettiamo 7 e qua lasciamo 11, andiamo su ok e vediamo che la nostra linea è stata modificata. UT-Bot, andiamo anche qui sulla rotellina delle impostazioni, andiamo a vedere come inserire qui i parametri e metteremo nel key value mettiamo 2, mentre nell'ATR mettiamo 1. Fatto questo inseriamo ok e vediamo che il nostro grafico è cambiato ancora una volta. Adesso bisogna fare una cosa importantissima, ovvero andare qui in alto dove c'è BTC USDT appunto e andare su questo occhio e non mostrare il grafico diciamo interno, proprio quello di Binance, quello di Bitcoin. Quindi una volta fatto questo ci troveremo con questo grafico visibile proprio in questo modo qua. Adesso andremo a vedere come seguire il segnale buy e sell appunto e come impostare take profit e stop loss. Partiamo subito nel valutare un'entrata long. Quando entreremo in long, ve lo vado subito a segnalare, quando appunto il nostro grafico si trova sopra a questa linea bianca, quindi appena andrà su, appena romperà e aprirà la candela oltre questa linea bianca, quindi una candela verde sopra la linea bianca, possiamo entrare in long. Quindi andiamo a fare proprio l'esempio, apriremo la nostra posizione dopo che sarà chiusa questa candela, facciamo conto che abbiamo aperto proprio qui e abbiamo appunto la nostra apertura long. Dopo andiamo a vedere come impostare meglio stop loss e take profit. Farei prima un attimo un esempio di un'entrata short. Quindi stesso caso, vabbè, ce l'abbiamo proprio qua. Anzi, questa strategia io voglio veramente valutarla, so che lo dico sempre, ma arriveranno questi vlog dove andrò a testare per tutta la settimana
una determinata strategia che appunto di cui già ho parlato, in modo da vedere se effettivamente, oltre ai backtest che vado a fare io, diciamo manualmente, quindi andandomi a controllare precedentemente se le posizioni sono state prese oppure no. In questo caso l'ho fatto forse una trentina di volte e devo dire che ha un win rate veramente altissimo, e quindi mi piace ed è una di quelle che andrò sicuramente a testare su conto reale, quindi appunto lo vado a testare realmente e vedere come si comporta, se riusciamo a fare profitto nel lungo termine, eccetera. Ovviamente lo testerò per una settimana, se vedo che va bene quel test lì continuerò ad utilizzarlo come strategia. Dove ci andremo a posizionare? Allora, linea bianca vediamo che passa qua, le candele rosse attraversano, appena la candela rossa apre dopo, quindi è confermata la rottura, andiamo a posizionarci short. Diciamo che qui si è ancora appoggiata, adesso sto andando un po' a occhio così, però diciamo che ci posizioniamo in questa candela qui e andiamo a vedere. Anche questa posizione sarebbe stata presa con ottimi risultati, ma dobbiamo capire un attimo come impostare gli stop loss e i take profit, e adesso andiamo a vedere proprio questo. Nel caso precedente, nel nostro long di prima, andiamo a cancellare questa entrata e andiamoci a valutare quella lì in long precedente, quindi mettiamo che abbiamo aperto il long qua. Come dobbiamo impostare il nostro stop loss? In questo caso ci andiamo a vedere un po' le candele precedenti, andiamo a vedere che uno dei minimi precedenti è stato questo, quindi lo stop loss lo imposteremo giusto un tantino sotto queste candele precedenti, quindi magari lo teniamo così. Il take profit invece andiamo a piazzare, diciamo, tra virgolette manualmente, almeno che non ce lo portiamo a break even una volta che siamo andati un tantino in profit, però diciamo che lo dobbiamo seguire noi manualmente. Perché? Perché appena chiuderà una candela in rosso, quindi in questo caso la chiudeva qui, questa candela rossa, la nostra posizione viene chiusa. Ovviamente in questo caso, come avete visto, siamo andati in profit, quindi ci siamo presi questo profitto qua. Andiamo a vedere nel caso degli short invece, andiamo a vedere come posizionarci, eccetera. Facciamo lo stesso esempio di prima, tanto ci troviamo sul grafico in questa posizione qua, senza che ce l'andiamo a ricercare. Facciamo conto che siamo andati in short qua, abbiamo aperto la nostra posizione, i minimi precedenti più o meno sono stati qui, lo mettiamo un tantino più ampio e andiamo a vedere il take profit dove lo siamo andati a prendere, cioè questa candela l'ha chiusa più o meno qui e dove vedete che è uscita questa verde. Adesso magari non aspettiamo proprio del tutto, vediamo un po' se apre la prossima eccetera, ma comunque sia diciamo che l'abbiamo chiusa in queste zone qui, come vedete siamo andati più del 2-1. Fatto sta che ripeto, una volta entrati qua ci conviene spostarci la posizione a break even, ovvero quando arriva qua lo stop loss appunto ce lo andiamo a portare un po' sopra il prezzo di entrata, solitamente me lo vado a prendere io, quindi andiamo a modificare il nostro stop loss e ce lo andiamo a portare ad esempio qui, o altrimenti possiamo utilizzare tranquillamente un trailing stop loss, quindi vuol dire che ogni tot che scende ci andiamo a spostare il nostro stop loss più giù e così via, ogni tanto ce lo andiamo a spostare in modo da stare sempre coperti. E appunto capite bene che se siamo entrati in questa candela qui, anche se ci va a riprendere lo stop loss in questo punto qui, capite bene che abbiamo fatto comunque un bel po' di profitto. Quindi direi che questa strategia comunque sia mi sta piacendo. Ho visto, ripeto, un backtest fatto da me manualmente, sta andando veramente molto bene ed è una di quelle che vorrei continuare assolutamente a testare. Anzi, forse sarà una delle prime sulle cripto appunto che ci porterò il mio vlog di trading, quindi condividere proprio la mia esperienza durante tutta questa settimana testando questa strategia con un conto reale eccetera. Vi ringrazio per il like, noi ci vediamo al prossimo video e ciao a tutti.